Sono finalmente riuscito a raggiungere Castelluccio parcheggiando il camper un pochino fuori dal paese. Ovviamente il microfono non funziona, ragione per cui sono costretto a registrare in differita. Il mio microfono continua ad essere posseduto dal demonio, ma devo capire un attimo come fare, quindi devo un attimo dedicargli del tempo, anche perché non lo posso portare in chiesa per immergerlo nell'acqua santa, perché la chiesa ovviamente è chiusa. Allora, a Castelluccio non è cambiato molto dall'ultima volta in cui sono stato qua, ormai parliamo di quasi 4 anni. La parte bassa del paese è ancora in ricostruzione, un po' come era Visso. La parte alta l'hanno un pochino ricostruita meglio, c'è da dire che però quelli sono i palazzi del comune e ovviamente il comune non si fa tanti problemi a dare il permesso a se stesso per costruire, sai com'è. Detto questo, nel centro di paese continua a esserci tutti quanti furgoni che vendono da mangiare, hamburger, panini, porchetta, tutto quello che è carnivoro lo puoi trovare lì. Non ho visto la navetta che collega la Piana a Castelluccio perché mi avevano detto che l'avevano messa per non far più intasare il paese, al che io vorrei chiedermi perché devi creare una problematica inutile, cioè nel senso la gente nel paese porta comunque sia turismo e soprattutto non potresti chiudere il tratto della Piana, sarebbe un tantino illegale. Ma abbiamo detto che questa cosa c'era, io fortunatamente non l'ho trovata, c'è da dire che però che sono venuto dalla zona nord e non dalla zona sud, quindi vedremo. Voglio raggiungere la cima di questa collina, fermarmi e poi vedere se riesco a far partire e a far funzionare il microfono. Mi dà una grossa mano il fatto che ci sono queste grosse nuvole perché non sembra, ma fa un caldo della Madonna e il sole picchia. Dai, ci vediamoci in cima e vediamo di far funzionare questo microfono. A dopo! In realtà voglio vedere fin dove mi porta questa strada. Allora, sicuramente è percorribile con un mezzo. Infatti, secondo me, chi ha un mezzo meno largo del mio, con una capacità di grip sicuramente superiore al mio, non dico che se la fa tranquillamente, perché, non è per dir niente, ma non c'è niente che ti ferma se vai sotto, ok? Quindi nel qual caso dovessero esserci, che ne so, una ventata improvvisa o la pioggia, con la pioggia io qua non ci verrei mai, non importa il mezzo. Oddio, forse con un quad ci verrei. Con un quad ci verrei, mi divertirei anche. Allora, sono arrivato abbastanza in alto, c'è un vento freschissimo e secondo me questo vento freschissimo me la mette nel culo, perché sono sicuro che io torno giù a valle e avrò delle bruciature sulla pelle come niente. Allora, qua dietro c'è la strada
so se si vede. Ok, allora ci arrivavo qua con il camper? Probabilmente sì, ci arrivavo. Ci sarei venuto? Ci verrei? No. Quello che mi spaventa è la discesa. Troppo peso con una strada troppo sdrucciolevole. Non mi fido. Lo vorrei fare, ma no. Però posso farlo con il sacco a pelo. Però non questa volta. Perché se no non ce la faccio ad arrivare domani al lago di Pilato. Quelli lì saranno 3 ore all'andata, 3 ore al ritorno. Che 1 ora e mezza, 2 non ti fermi. Quindi quella sarà una bella botta, sì. Ora voglio arrivare lì in cima, faccio un po' di video e poi guardo quello che c'è attorno, perché sono curioso, e poi torno. Eccolo laggiù, il mio piccolo camper, ok, parcheggiato, e quel puntino bianco. Allora, sta calando il sole, in realtà dovremmo essere vicini alle 19. Allora io stavo pensando quanto ci metto a raggiungere l'approdo, il campo di partenza per il lago di Pilato. Devo controllare, altrimenti dormo qui, parto domani. Però se parto domani non ce la faccio a iniziare la scalata. Posso partire venerdì arrivo, mi guardo la zona e al limite sabato parto, ma sabato sarà pieno di gente che fa... sicuramente sarà più gente al lago di Pilato, però per il passo che voglio fare io dubito che ci sia tanta gente, veramente dubito fortemente, perché sennò io dormirei laggiù sulla piana, che sto in bolla prima di tutto, che non è cosa da poco, e poi soprattutto potrebbero esserci cavalli che a me non dispiacciono. Bello, perché altrimenti devo andare lì all'incrocio e invece che andare di qua devo andare in su. Vabbè, arrivo al camper, bevo, mangio un panino, do un'occhiata a quanto mi dice Google, perché in realtà a me quello che non piace è fare, perché io lì la strada la vedo in piano, la vedo, ok? Ma secondo me lì la strada a un certo punto diventa in piano manco per un cazzo, e fare quella strada di notte col mio mezzo, no. Questo è uno dei motivi per cui non sarei venuto qua. Qui non si vede ma c'è un dislivello, ok, che è così, ok? Capisci che quando hai un mezzo alto 2,20 m, ok, che da una parte hai gran parte del peso, perché comunque sia sui mezzi come il mio mettono il peso tutti da una parte generalmente, come si chiama, la tanica dell'acqua, le acque sporche, il fornello, la bombola del gas, la doccia, sta tutto sulla destra, no, sulla sinistra, quindi a venire in su è da questa parte appunto, e venendo in su sulla sinistra io lo strapiombo, e quindi stimo chi ha le palle di farlo, ma non io. Poi certo, se mi dai un Land Rover con magari una tenda sopra per dormire, allora il discorso cambia. Anche se il Land Rover io l'ho guidato e è bello, perché è bello, ma non vale un cazzo. Cioè, mi dispiace per te, se ami il Land Rover,
ma obiettivamente non vale un cazzo. Cioè proprio si spacca come nulla, e per un fuoristrada questo è un grande voto negativo, ok? Consuma come se fosse un cammello assetato da 3 mesi, perché consuma, è un benzina, bene. Poi se ci sono diesel non lo so, va bene. E onestamente parlando non ha neanche tutto sto grip. Cioè ci sono dei punti che non ci vai con l'Land Rover, paradossalmente ci vai con la Panda 4x4.